Però tanto non ci sarà mai un take 2, perché di solito, anche se ripeto le battute, non è che rifaccio le cose. Ecco, l'immagine era tutta sfocata. E quindi questa è la seconda volta che ripeto tutto il video. Dove c***o l'ho messo il copione? Giustamente ho fatto il chuck, magari utilizziamolo pure. Se io faccio tipo così, no? Mette a fuoco, giusto? Quando si parla di animazione, la prima cosa che viene in mente sono i villaggi turistici, oppure i balli di gruppo. Ah, che belli i balli di gruppo, vorrei proprio parlarne uno adesso. Sto scherzando, ovviamente si parla di film, serie TV e cose simili. E per animazione, avete in mente Disney con Topolino, Fantasia oppure Fantasia, non so come si dica, e tutti quegli altri capolavori fatti in animazione? Ecco, quello sto parlando per quanto riguarda l'animazione. Ma cos'è l'animazione? Ma soprattutto, quanti modi esistono di fare animazione? Immagino che sappiate di base che l'animazione non è altro che un susseguirsi di disegni che, posti in sequenza, danno un movimento. Basta saper disegnare, ma se fosse così semplice, lo farebbero tutti, giusto? Bene, a queste e ad altre domande risponderemo oggi nel terzo episodio di EasyVFX, spiegare il nostro lavoro a nostra nonna. Bene, sappiate che per animare in 2D, oltre che alla bravura tecnica, bisogna anche studiare, bisogna anche tenere a mente i 12 principi dell'animazione. Deformazione. Serve a dare a personaggi, oggetti o qualunque cosa che dobbiate animare una massa, un peso. Pensate a una palla di gomma che rimbalza. Quando questa palla tocca per terra va a schiacciarsi, e quando questa palla poi va a riprendere il suo moto si allunga e poi continua a rimbalzare e continua a farlo. Anticipazione. Quando un personaggio sta preparando lo spettatore a una determinata azione, anticipandola con un'altra. Provate a immaginare i personaggi che stanno per correre, prendono la rincorsa e poi corrono. Oppure pensiamo al nostro corpo in generale, che per saltare, prima di farlo, deve piegare le ginocchia, altrimenti non salta. Messa in scena. Consiste nel guidare l'attenzione dello spettatore in una determinata porzione dell'immagine, tramite tecniche varie, come possano essere degli elementi grafici, delle frecce, oppure dei cambi di colore particolari. Animazione diretta e posa. Ok, l'animazione è un susseguirsi di disegni, ma in che ordine si disegnano? O in azione diretta, ovvero si disegna il primo fotogramma, poi il secondo, il terzo e così via, oppure si disegna il primo, l'ultimo, qualche fotogramma al centro e poi si vanno a riempire gli spazi. Ecco, in questo secondo caso si chiamerebbe posa. Segui l'azione. In ogni movimento non tutte le parti dell'oggetto o soggetto raffigurato si muovono nello stesso modo. Quando il corpo principale si ferma, tutto ciò che è attaccato adesso continua a muoversi leggermente. Guardate per esempio i capelli, tipo i miei, grande chioma folta. Se io mi mettessi a correre e mi fermassi all'improvviso, la mia folta chioma continuerebbe a muoversi un pochettino, dandoci informazione che la mia folta chioma è per appunto una folta chioma morbida e vellutata. Velocità movimenti. Il moto degli oggetti nel mondo reale hanno bisogno di tempo per accelerare e rallentare. Ogni gesto comincia lentamente, raggiunge la velocità desiderata e poi rallenta al termine di essa. Pensate come se fosse una macchina. Si inizia da fermo, poi si mette la prima marcia, la seconda, la terza, fino a raggiungere la velocità massima. E poi quando si frena, anche se lo si fa con il freno di stazionamento, si va ad avere un rallentamento, anche brusco, ma sempre un rallentamento, non c'è uno stop improvviso. Perché? Quello si chiamerebbe incidente. Archi. La maggior parte degli oggetti in movimento non hanno dei movimenti lineari, ma ci sono delle curve e dei movimenti semicircolari. Più spesso descrive una piccola curva, oppure ad esempio quando lanci una palla in aria segue un arco naturale per effetto della gravità terrestre. Azioni secondarie. Ecco, le azioni secondarie sono dei movimenti extra degli oggetti, degli elementi comunque in generale che vanno ad arricchire l'azione primaria, però senza discostare l'attenzione dall'oggetto principale. Ti faccio un esempio. Il sottile movimento dei capelli del tuo personaggio mentre cammina, un'espressione facciale. L'importante, come ho detto poco fa, è che non deve superare l'attenzione dell'oggetto primario. Tempistiche. Il timing si riferisce alla velocità di un'azione. Con più disegni o keyframe ottieni un'azione più lenta. Con pochi disegni invece è più veloce. Il senso dell'azione
cambia molto in base alla velocità. Regolando i tempi e fotogrammi presenti in una scena, gli animatori possono renderla più lenta e fluida, con più fotogrammi, o più veloce e scattante, con meno fotogrammi. Esagerazione. Paradossalmente, se noi realizzassimo delle animazioni perfettamente realistiche, tutto sembrerebbero tranne che realistiche. Se invece esageriamo le sue caratteristiche fisiche, i suoi movimenti e le sue emozioni, la scena risulta molto più accattivante. Troppo realismo può rovinare un'animazione. Volume e corpi. Dare l'impressione che l'azione si svolga in uno spazio tridimensionale può risultare molto accattivante per un'animazione. Per questo anche tutto ciò che è 2D deve avere comunque un sufficiente effetto 3D e suggerire che la propria forma occupi un effettivo spazio tridimensionale. Delle scene dei cartoni animati che a me piacciono tantissimo sono delle scene dove ci sono dei personaggi che passano sotto degli alberi e ci sono tutte le infiltrazioni di luce che vanno a bucare l'illuminazione del personaggio. Queste scene danno perfettamente l'idea di dove si trova il personaggio. Attrattiva. I personaggi, gli oggetti e il mondo in cui vivono devono attirare l'attenzione dello spettatore. I design e la loro personalità devono essere interessanti e carismatici. Bene, conoscendo tutti questi principi potete immaginare che l'essere umano ha creato diversi tipi di fare animazione e di intrattenere voi e noi spettatori. Quindi adesso andiamo a scoprire quali sono. Passo 1. Passo 1 non è il numero del capitolo, anche perché in quel caso sarebbe tipo passo 2. Ma è il tipo di animazione quello più famoso. Purtroppo, come saprete, non si disegna il personaggio e magicamente questo prende vita, ma ci sono vari modi per animarlo. Uno fra questi è per l'appunto il passo 1, ovvero disegnare a mano ogni singola immagine, magari aiutandosi anche con sfondi e fogli di carta trasparente o in cellulosa, plexiglass e quant'altro. È una tecnica che ad oggi, esistendo digitale, non è più utilizzata, o almeno sarà di sicuro utilizzata, ma è troppo dispendiosa, poco sostenibile e poco conveniente rispetto alle altre tecniche di animazione che adesso vedremo, come ad esempio l'animazione 3D. Abbiamo visto l'animazione più tradizionale possibile e adesso una di quelle più digitali. Infatti parleremo di animazione 3D, ovvero abbiamo un personaggio, che sia umanoide o meno, non importa, in uno spazio virtuale 3D, solitamente in posa A, T oppure A, chiamate così perché richiamano la forma delle lettere T e A, e poi li si anima manualmente. E in base alla bravura dell'animatore, questi modellini 3D possono suscitare in voi delle emozioni. Ma se provassimo a chiedere ad un animatore 3D di spiegare quello che fa, cosa direbbe? Ciao a tutti, sono Roberto e sono un 3D animator. Il mio lavoro inizia ben prima del momento in cui io mi siedo al computer e metto mani sulla tastiera e sul mouse. Io inizio già a lavorare anche solo quando vado a camminare, perché mi piace osservare l'anatomia e il modo in cui si muovono persone, animali e mezzi di trasporto. Insomma, tutto ciò che si muove può essere un soggetto da animare. Quando avrò deciso il mio soggetto da animare, magari guarderò dei video su YouTube, magari registrerò dei video io stesso di me stesso mentre faccio determinate azioni che mi possono interessare per la mia animazione, o mentre faccio determinate espressioni facciali o muovo la bocca in un determinato modo per poter ottenere il risultato che io voglio. Una volta pronto il mio video reference, lo importerò sul mio programma in modo tale da poter iniziare a lavorare, e in quel momento inizierò a creare delle pose il più forti e chiare possibili, seguendo i sacri 12 principi dell'animazione. Perché creare delle pose? Beh, perché per quanto sembri assurdo, animazione è semplicemente una serie di tante pose che poi vengono interpolate dal programma in maniera automatica. Nel modo più tradizionale, nel modo insomma in cui viene insegnato ancora oggi, si crea una posa iniziale, una posa finale e poi tutta una serie di pose intermedie che andranno a determinare dei punti salienti dell'azione, che potranno essere poi suddivise a loro volta in altre piccole pose che potranno aiutare per avere un tempismo migliore, una dinamica migliore del corpo, un lip sync, quindi il movimento della bocca più accurato, una serie di movimenti che possono aiutarci a rendere la scena più interessante. Tutto questo è fatto prettamente manualmente, a meno che noi non vogliamo utilizzare delle tecnologie un po' più nuove, come per esempio il motion capture, che utilizzo
anche abbastanza spesso adesso a lavoro, che consiste nel chiamare degli attori, chiedergli ok, fate questo, però dovete indossare questa speciale tuta che ha dei pallini bianchi che possono captare i movimenti dell'attore e trasferiranno questi dati sui computer e io semplicemente attaccherò il mio modello a quei dati in modo tale da avere le stesse identiche dinamiche dell'attore. Questa cosa mi dà in risultato un'animazione più realistica, estremamente realistica perché è presa uno a uno da un attore umano, vero, e il mio lavoro, il mio compito sarà semplicemente quello di andare a pulire, a rendere più fluido il tutto o a rendere le pose più importanti, un po' più forti, un po' più interessanti, o magari ad animare addirittura le dita, nel mio caso, perché non sempre i motion capture hanno le dita animate. Questo è tutto. In sostanza, animazione è concentrazione, tanto occhio, tanta passione, tanta analisi e tante pose. Ma come si animano questi personaggi? Tramite il loro scheletro che si chiama rig. Artista del rig si chiama rigger artist. E cosa fa il rigging? Comunque, adesso parliamo di rigging. Come nella scultura in argilla, non è altro che la struttura in metallo che regge l'argilla per non farla cadere, ma nell'animazione penso che immaginiate che non possa servire a fare una bella statuina, ma funziona da scheletro e muovendo le varie parti andate a muovere il modello effettivo, come se poteste manipolarne le ossa. Motion capture. Utilizzata per la maggior parte nei videogiochi, la motion capture è il modo più divertente per fare animazione. Si mette una tutina nera con dei puntini bianchi, che poi vi spiegherò non essere semplicemente una tutina nera con puntini bianchi, si fanno determinati movimenti e questi poi vengono tradotti negli stessi movimenti del personaggio al computer. Ma com'è possibile? Come fanno dei semplici puntini bianchi a tradurre tutte queste cose in movimento? Non è solo per l'appunto una tutina nera e dei puntini bianchi, ma ci sono anche delle videocamere ad infrarossi. Adesso nelle grandi produzioni non so quante se ne utilizzino, ma poniamo il fatto essere 8, uno per ogni angolo della stanza. Ognuna di queste videocamere spara dei raggi su tutta la loro visione. Alcuni raggi rimbalzano sulle palline bianche della tutina nera, che non sono semplici palline bianche, ma sono delle palline molto leggere rivestite in microperla di vetro, che è un materiale iperriflettente, restituendo delle informazioni a tutte le 8 videocamere che poi messe assieme vanno a posizionare in uno spazio ben preciso ogni singolo pallino bianco. Stop motion. Dall'inglese movimento dello stop, è un tipo di animazione che prevede lo scattare manualmente ogni singola immagine che compone un film. Ecco, immaginatevi però che dopo ogni scatto dovete muovere leggermente quell'oggetto, modellare un pochettino quell'altro e poi riscattare questa immagine e poi farlo per l'immagine successiva. Tutto questo andando avanti per 1 ora e mezza di film, per 24 fotogrammi al secondo, quindi 24 immagini al secondo, quindi tante fotografie. Ma perché scegliere di fare stop motion quando c'è l'animazione 3D oppure qualunque altro tipo di animazione molto più facile e veloce e meno costosa da realizzare? La risposta è semplice. Per una scelta artistica. Ci sono molti capolavori che se non fossero stati realizzati con la stop motion non sarebbero considerati tali. Motion graphics. Le motion graphics sono animazioni grafiche, cioè immagini o elementi che si muovono nel tempo. Queste animazioni vengono usate per comunicare messaggi in modo visivo, spesso combinando testo, forme, colori e suoni. A differenza delle animazioni tradizionali, che possono coinvolgere personaggi o scene tridimensionali, le motion graphics si concentrano principalmente su loghi, testi, illustrazioni e titoli. Io, ad esempio, prima di diventare compositor, ho avuto una sorta di carriera da motion graphic. Animazione 2D. La stragrande maggioranza dei cartoni animati moderni sono fatti in animazione 2D, che in breve possiede tutte le tecniche precedentemente citate messe assieme, per velocizzarne i processi, banalmente dei disegni animati che danno l'impressione del movimento, ed in base al paese di origine o dove vengono proiettati hanno delle caratteristiche differenti. Ad esempio, in Europa e America abbiamo dei cartoni animati a 24-25 fotogrammi al secondo, in base se si dovranno proiettare al cinema oppure in televisione. Ma cos'è
l'animazione 2D? Beh, si tratta di una o più persone che disegnano un gran numero di disegni in sequenza e questi disegni poi danno l'impressione del movimento. Ma come si fa l'animazione 2D? Quali sono i processi? Ciao a tutti, sono Elia e lavoro come disegnatore in uno studio che realizza cartoni animati. Come avrete capito da quello che diceva Taxo, c'è un bel po' di lavoro manuale e anche qualche trucchetto magico dietro a una produzione animata. Ci sono tante tecniche per realizzare un'animazione 2D, ma a prescindere da quale venga scelta, la lavorazione parte sempre da uno script e uno storyboard. Lo storyboard è una sorta di fumetto del film o dell'episodio della serie animata che si sta lavorando, molto dettagliato, in cui viene disegnato tutto quello che poi deve vedersi nel prodotto finito. Venne inventato dalla Disney negli anni 30 mentre realizzavano il loro primo lungometraggio animato. Oggi viene utilizzato da tutte le produzioni di animazione 2D e anche cinema dal vero. Parallelamente alla realizzazione dello storyboard vengono realizzati anche i design dei personaggi, gli oggetti e gli ambienti in tutte le angolazioni e le viste che potrebbero servire nella produzione. Finita la parte di lavorazione sullo storyboard e sui design, si può partire con l'animazione vera e propria. Ogni singola scena, ovvero ogni inquadratura, viene affidata a un animatore, il quale, partendo dalle informazioni chiuse nello storyboard e nei design, inventa e realizza la recitazione del personaggio in scena oppure i movimenti dei vari effetti, tipo fumo o pioggia presenti nella scena. Ora, le due tecniche che vengono principalmente utilizzate sono la tradizionale e la cutout. Nell'animazione tradizionale, l'animatore realizza una serie di immagini in sequenza. Nel vecchio esempio della pallina che rimbalza, per esempio, realizzerebbe il disegno della palla a terra a metà del suo rimbalzo, la palla al culmine, un altro disegno con la palla discendente e l'ultimo disegno con la palla di nuovo a terra. Questi primi disegni che realizza l'animatore sono chiamati disegni chiave oppure keyframes e sono molto importanti. L'animatore li realizza con molta cura poiché sono quelli che comunicheranno l'azione e l'espressione principale del personaggio all'interno della scena. Una volta realizzati i fotogrammi chiave, entra in campo la figura dell'intercalatore, il cui compito è realizzare tutti i vari fotogrammi che stanno tra un disegno chiave e l'altro. I disegni dell'animatore e dell'intercalatore vanno a costituire il RAF, ovvero uno schizzo della scena che poi dovrà essere pulito o inchiostrato utilizzando dei pennelli scelti o realizzati in fase di design dalla produzione. Successivamente questi disegni puliti e inchiostrati vengono colorati e arricchiti da texture o effetti a seconda dello stile che la produzione vuole realizzare. La tecnica cutout invece nasce come ottimizzazione di tutto questo processo e consiste nel muovere dei personaggi disegnati già interamente in precedenza attraverso una serie di controlli, librerie e giunture che permettono la messa in posa del personaggio di essere molto più veloce. Insomma, vengono realizzate delle marionette bidimensionali, personaggio per personaggio, che vengono chiamate rigs o puppets. È praticamente molto simile al modo in cui vengono animate le produzioni in 3D, ma senza l'utilizzo della profondità. Tutti questi processi un tempo venivano realizzati su carta o pellicola, invece ora abbiamo tutti dei software dedicati che ci permettono di realizzare tutto molto più velocemente o fare modifiche più facilmente. La comprensione e la capacità di rappresentare il movimento, ma soprattutto il pensiero e le emozioni dei personaggi, ed avere la pazienza e la tenacia necessari per disegnare tutta quella grande quantità di disegni necessaria per raccontare una storia. Grazie Taxo per la domanda e buon proseguimento di video a tutti. Mentre invece se si parla di cartoni giapponesi, volevo dire anime, non abbiamo più 24 o 25 fotogrammi al secondo, ma 18 o addirittura 12. Perché? È uno stile che quando nacque ebbe l'idea di fare tantissime puntate in pochissimo tempo, contro la sua concorrente Disney o corrispettiva, costando meno, dando parecchio fastidio ai tempi e poi è stata mantenuta negli anni. Ok, ci sono molti cartoni giapponesi a 24 fotogrammi al secondo, ma molte caratteristiche sono state mantenute, come disegni statici con sfondo in movimento, mento che rimane fermo quando i personaggi parlano ed altre accortezze che permettono di risparmiare soldi e tempo. Anche se ad oggi ci sono stati capolavori che sono stati in grado di mischiare animazione 2D, 3D ed FX, e vi starete chiedendo, cosa sono gli FX? Beh, a questa domanda risponderemo alla prossima puntata di EasyVFX, spiegare il nostro lavoro a nostra nonna.
Ho sete, ho sete, ho sete. Glu glu, vieni qua, glu glu. Se cade l'acqua sul microfono mi incazzo.